Ciao, in questo video ti voglio mostrare che effetti e perché uso in mix, a prescindere dagli effetti individuali dei canali, ma quindi gli effetti comuni, cioè reverberi, delay, slapback, eccetera eccetera eccetera. Quali sono gli effetti dunque che utilizzo in mandata all'interno di un mix e perché? E qual è il guadagno di utilizzare degli effetti comuni in mix? Ma prima la sigla. Eccoci dentro la nostra sessione in Studio One. Al momento del mix io mi importo solitamente degli effetti che sono sempre quelli e li imposto come traccia effetto. In certe DAW si chiamano tracce bass, oppure tracce FX, oppure tracce aux, eccetera eccetera eccetera. All'interno di Studio One io le ho salvate come Chain FX, per questo ti rimando un video che ho già girato al riguardo. Vado all'interno della mia cartella effetti mix e importo questi effetti che si chiamano Ambience, Delay in quarti, Exciter, Hall, Hall 2, Plate General Purpose, Room, Slap e Vocal Plate. Li importo all'interno del mio progetto e in automatico Studio One creerà una traccia per ogni effetto, una traccia mandata per ogni effetto. Non è finita qui perché voglio creare un subgruppo, quindi un bus, aggiungi bus per i canali selezionati, che contenga tutte le mie tracce effetto. Sposto subito dopo submix la mia traccia che si chiamerà FX group e a sua volta manderò la traccia FX group. Allora, intanto il submix nel principale e manderò la traccia FX Group all'interno del gruppo submix. Ecco qui, in modo che tutti i canali degli strumenti escano già su submix e anche i loro rispettivi effetti escano su submix e quindi abbiano i processori che ho applicato sul mix, in questo caso solamente il Lindell SBC che è un bus compressor. Allora, facciamo una cosa subito, clicchiamo con maiuscolo la S in modo che ogni volta che un canale rimane in solo, anche gli effetti abbinati rimangano aperti. Vedete che è un giallo più chiaro. Ora tolgo il solo da tutti i canali e vedete che le tracce dove ho cliccato con maiuscolo su S diventano verdi. Questo vuol dire che ogni volta che io apro una traccia in solo che ha come assegnazione di send quell'effetto, quella traccia rimane aperta di conseguenza, ok? Allora, vediamo un po' e analizziamo i miei effetti. Ho un ambience che è un reverbero molto corto che mi serve per dare un'idea di spazio, ma uno spazio abbastanza piccolo, ok? È uno spazio più che altro io lo chiamo uno spazio di vita, uno spazio vitale, nel senso che utilizzo soprattutto delle early reflection per avere appunto delle riflessioni, delle prime riflessioni, non delle code lunghissime, tipiche di voci o stanze che ci parlano vicine. Poi abbiamo una room che ho posizionato qui ma posso spostare, che è appunto una room e mi dà un'idea di spazio un po' più profondo, ma grande più o meno come la stanza dove sono dentro io adesso. Poi ho una hall che è un ambiente molto più grande, una hall 2 che è un ambiente ancora più grande. Per tutti i primi tre effetti ho usato un BX Rooms, settato in maniera diversa logicamente. Per l'effetto Hall 2 ho usato un Valhalla Vintage Verb bellissimo, con una concert hall a 4 secondi e un pre-delay a 20 millisecondi che mi permette di non avere confusione nel suono che manderò dentro questo processore effetti, perché il processore effetti inizierà a lavorare 20 millisecondi dopo, lasciandomi gli attacchi e i transienti del suono puliti e asciutti. Poi ho un delay che io solitamente uso o in mezzo o in quarti, a prescindere, a seconda del brano. In questo caso proviamo a usarlo in quarti. È un ducking del Valhalla. Cosa vuol dire un ducking? Che ogni volta che la voce entra dentro questo processore effetti, finché non ha finito di cantare, questo ducking fungerà da compressore nei confronti del delay. Quando finisce di cantare lascerà passare il delay e quindi non si sovrapporrà mai con le parole della voce creando confusione, quindi lascerà una voce sempre molto intellegibile senza un delay che ci si accavalla sopra. Vado a tagliare delle frequenze giusto
quelle di base. Solitamente mi piace avere un delay un po' più chiuso. Poi ho un exciter, e vedremo dopo per cosa lo utilizzo, un plate general purpose che vado a impostare con un pre-delay un po' più lungo, un wet al 100% e lo imposto su gold di base, che è un plate che utilizzo per tutti quei suoni che non sono la voce fondamentalmente, ed è della Black Rooster Audio, un bel plate. Poi abbiamo lo slap back che poi vi faccio sentire per cosa lo utilizzo, per la voce soprattutto, un vocal plate dedicato alla voce e fine. Allora, innanzitutto secondo me è fondamentale in un mix creare una coerenza. La coerenza la possiamo creare, la coerenza d'ambienti, dando e utilizzando gli stessi effetti per più tracce. In quel modo è come se noi posizionassimo il musicista o le varie tracce, quando parliamo di musica elettronica, in una stanza ben precisa o in più stanze, ma in questo modo il nostro orecchio riconosce una coesione naturale perché ci ricorda più o meno come si comportano più musicisti all'interno di una stanza, all'interno di un ambiente. Quindi cosa faccio solitamente? Parto dalla voce e inizio a dargli una dimensione. Inizio con gli ambience, quindi voce. Don't want to be another dolly in your. I don't want to be another dolly in your. I don't want to be another dolly in your. I don't want to be another dolly in your. I don't want to be another dolly in your. Come avete sentito è solamente un effetto che mi dà la possibilità di avere questa sensazione di voce un po' più viva, un po' più reale. Andiamo avanti con un altro effetto chiamato room, per mettere la voce all'interno a questo punto di una room. Logicamente non vale per tutti i mix, ma in molti miei mix faccio questo lavoro. Sentiamo. I don't want to be another dolly in your. I don't want to be another dolly in your. I don't want to be Ora apro la batteria. another dolly in your. I don't want to. Sentite come voce e batteria suonano in due ambienti completamente diversi, e come faccio a unirli, a incollarli, a metterli nella stessa posizione? Beh, è molto semplice, non farò altro che dare un po' di ambience alla batteria, un po' di room alla batteria, li regolerò di seguito in base a quello che mi serve, perché non voglio esagerare, ma vedrete che già voce e batteria si troveranno nella stessa stanza. Be another dolly in your. I don't want to be another dolly in your. I don't want to be another dolly in your. I don't Sentiamo want ora to senza. be another dolly in your. I don't want Sono to molto be più scollati. another dolly in your. I don't Ora li want riapro. to be another dolly in your. Non ho fatto niente di trascendentale, ma già questi due strumenti suonano molto 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 più simili, ma più simili non come timbrica, ma più simili nel senso che sono stati coesi, sono stati uniti attraverso un ambiente comune. Ok, andiamo ad aggiungere anche il basso, dove di solito una room io la metto per avere sempre quell'effetto stanza un po' più vera. Vediamo un po'. Room. Logicamente la cosa non deve mai essere esagerata, ma secondo me è appena percepibile. Abbiamo basso e batteria nella stessa stanza, aggiungiamo la voce. Another dolly in your. I don't want to be Ora aggiungiamo nella stessa stanza una chitarra acustica con un ambience. another dolly. Perché capisco che c'è bisogno di un ambience? Perché mi suona un po' secchissima e un po' finta. Quindi aggiungo questo ambience. Attenzione, il reverb ambience, che è un reverb molto corto, se utilizzato troppo fa solamente danni. Va utilizzato proprio appena. Appena si sente troppo rischia di creare dei problemi. Sentiamo così però. Chitarra staccata. Chitarra insieme al resto. To be
another dolly in your. I don't want to be a. Ok, ora andiamo avanti. Vado ad aggiungere a questa chitarra anche un reverbero che ancora non ho utilizzato, ma per avere un po' più di aria, un po' più di movimento d'aria. Vado a metterci una hall. Another dolly. Logicamente troppo. Facciamo il regolamento insieme agli altri strumenti. Another dolly in your. I don't want Ora è il to momento be di a. aprire la voce. La voce la andiamo a aprire dandogli un riverbero che io adoro, che è il plate, che utilizzo solo per la voce, proprio per avere e dare importanza a questo strumento. Quindi non è che è sempre importante avere tutti gli effetti uguali. Quando uno strumento è più importante ha bisogno di un trattamento a sé stante, logicamente sulle voci andrò ad usare questo vocal plate. Sentiamolo. È un vocal plate della Lustrous Plate, vi rimando al video sugli effetti di Slate Digital che adoro, se volete approfondire l'argomento vi lascio il link. Another dolly in your. I don't want to be a. Another dolly in your. I don't want to be a. Another dolly in your. I don't want Direi to che è be completamente a. un'altra voce, Another proviamo a chiudere gli dolly in effetti. your. I don't want to be a. Another dolly in your. I don't. Diamo un po' di hall anche alla batteria, perché comunque ci mette dentro una stanza enorme insieme alla chitarra e tutto il resto. Poca, giusto per avere quella coesione di cui parlavo prima. Want to be a. Another dolly in your. I don't want to be a. Another dolly in your. I don't want to be a. Ora il pad, che è uno strumento completamente sintetico, per dargli appunto legame e per poterlo inserire in una circostanza di ambiente, quindi in una stanza realistica, vado a dargli soprattutto dell'ambience, della room e una hall comune, quella 1, simile alla batteria. Sentiamolo da solo. Chiudo. È entrato semplicemente in un ambiente. Sentiamolo insieme agli altri strumenti. I don't want to be a. Another dolly in your. I don't want to be a. Another dolly in your. Ora sono rimasti delle mandate effetto che non ho approfondito, che sono l'exciter e lo slap back e il delay in quarti. Allora, lo slap back mi serve semplicemente perché, guardate un po', qua c'è questa funzione stereo e mono. Andiamo ad ascoltare in mono, sentirete che nonostante la voce abbia i riverberi, risulterà per forza di cose con la cancellazione di fasi un po' più asciutta. Sentiamo, è un po' meno tridimensionale. Don't want to be a. Another dolly in your. I don't want to Riapro be lo a. stereo. Another dolly in your. I don't want to be a. Another dolly Rivado in mono. your. I don't want. Sentito come in mono fondamentalmente la voce ha perso quella profondità, quindi per recuperarla utilizzo uno strumento che è il delay slap back, ossia un delay a risposta singola, slap back, e lo vado a dare. In questo caso utilizzo come motore effetto un J37 in mono della Waves, messo in modalità send return su slap, taglio le frequenze basse e le frequenze altissime perché non devono ritornarmi le S, altrimenti mi crea confusione, con un sync time a 1/16. Cosa vuol dire? Che il delay è 1/16, un delay molto corto. Lo devo sentire o non sentire, mi deve dare quell'idea, lo regolo in mono, vi faccio vedere che ho lasciato il mono, mi deve dare quella idea di profondità anche in mono. Andiamo a sentire. Don't want to be a. Another dolly in your. I don't want to be a. Another dolly in your. I don't want to be a. Ora apro anche lo stereo. Dolly in your. I don't want to be a. Another dolly in your. I don't want to be a. Another dolly in your.
Ecco, nonostante le cancellazioni di fase dei reverberi in mono dallo stereo, con lo slapback ho mantenuto un po' di questa apertura tridimensionale ed era l'unico modo possibile per averlo in mono. Adesso, un altro effetto che vado a mettere o su strumenti principali o su voci principali è appunto il delay in quarti o in mezzi. Andiamo a sentire come sta all'interno di questo brano. Appunto c'è un ducking, sentiamolo prima con la voce in solo. Aggiungiamolo alla voce, quindi delay in quarti. I don't want to be another dolly in your. I don't want to be another dolly in your. I don't want to be another dolly in your. I don't want to be another dolly in your. I don't want to be another dolly in your. Mi piace più in mezzi, sentite che il ducking opera proprio da compressore e quindi quando canta la voce principale il delay sta molto sotto e non viene mai fuori a coprire la voce principale. Sentiamolo nel complesso. Don't want to be another dolly in your. I don't want to be another dolly in your. I don't want to be another dolly in your. Don't want to be another dolly in your bed. Esattamente. Poi logicamente con le automazioni uno può fare di tutto. Allora, quindi quello che abbiamo fatto fino adesso è stato creare una stanza comune con più stanze simili, quindi un ambiente comune per gli elementi che sono di base di ogni arrangiamento, la batteria, il basso, la chitarra, la voce, le altre chitarre, eccetera, eccetera, per poi su ogni particolarità andare ad usare qualche altro effetto che sia un po' riconoscibile per lo strumento principale, come per la voce o per le chitarre o come abbiamo fatto per il piano con una hall più lunga, eccetera, eccetera, nel bisogno. L'ultimo effetto che uso in ogni mio mix di default è un exciter, in questo caso ho usato quello di Ozone, ma molto economico e funzionale, è l'Affex di Waves, inseriamo quello, il Vintage Exciter, lo mettiamo in modalità AX, ve lo faccio vedere subito, ecco qua l'Affex Exciter, lo mettiamo in modalità AX, metter su AX ci fa vedere quanto funziona solamente l'Exciter. A questo punto non c'è più il mix perché sta lavorando solo in funzionalità, sta lavorando solo in modalità Exciter. Attenzione con questo effetto perché se si abusa è un macello. Ci può servire per andare a ritrovare quella nitidezza, quella nitidità, nitidizzazione, non so come si dice, la nitidezza negli strumenti principali che hanno perso col riverbero un po' di lucidità, un po' di chiarezza. Allora cosa faccio? Vado in riproduzione e lo aggiungo qua e là in piccola misura per avere un po' più di chiarezza, un po' più i transienti fuori e un po' più di come posso dire, riconoscibilità, dai, di questi strumenti. Don't want to be another dolly in your. Don't want to be another dolly. Sentite quando esagerato come buca. Insomma, vi consiglio sempre di partire da un meno infinito e andare ad aggiungerlo piano piano. Sentiamo. Ora sulla batteria. Eccomi, sono arrivato al punto, lo tolgo. Vado a darlo un po' sul piano. E un po' sulla chitarra acustica per avere un po' il plettro fuori. Another dolly
Bene, ora vi ho mostrato quali sono gli effetti, i motori effetti e le mandate che uso maggiormente in mix, quasi praticamente in ogni mix. Potete anche voi crearvi dei preset che vi piacciono con degli ambienti, magari a seconda del genere, degli ambienti già selezionati e sapete già che funzionino da ambience, da room, da all più grande, da plate general purpose, da exciter, chi più ne ha più ne metta, da slapback, eccetera eccetera. Ma l'importanza è che andiate a ricostruire sia una coerenza sonora dal punto di vista di dove posizionare gli strumenti nello spazio, appunto facendolo con i riverberi e con i delay, sia una riconoscibilità del suono utilizzando appunto degli effetti che stanno bene solo su quel suono, ok? Io spero che sia tutto chiaro, che vi sia piaciuto questo approfondimento. Se avete delle domande scrivetelo pure nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao e a prestissimo!